Ho sempre pensato che le persone sagaci e simpatiche siano anche molto intelligenti. Ovviamente c'è chi fa ridere semplicemente con le sue movenze e con la sua fisionomia, ma indubbiamente le persone capaci di vedere le cose da angolazioni diverse molto spesso sono ritenute anche molto simpatiche. E proprio partendo da una battuta di Aldo Giovanni Giacomo, oggi vorrei parlarvi dell'aggettivo kafkiano. Tutti ricordiamo la scena di Chiedimi se sono felice, in cui Giacomo se ne esce con questa frase. Certo che è una situazione kafkiana. E prontamente Aldo risponde: Ma precisamente questo Kafkian chi è? Giacomo sceglie di utilizzare questo aggettivo perché in qualche modo i tre stanno facendo i provini per la parte del Cyrano e sono bloccati. Quindi una volta che si sono accorti di questa cosa provano a modificare quello che dicono, provano a porsi in modo diverso, ma tutto questo li porta sempre alla stessa soluzione. Io credo che in questo gioco di parole si nasconda moltissimo e che solo dei comici avrebbero potuto creare sì questo gioco di parole, ma anche questo scorcio che ora cercheremo di approfondire. Quello che succede in questo gioco di parole è che a un certo punto l'aggettivo kafkiano viene scambiato per un nome da Aldo. La cosa sorprendente di questo procedimento, che sembra così banale e spontaneo, è che molto spesso questa cosa qui viene applicata a Kafka anche dai più grandi intellettuali e dai suoi più grandi studiosi. Cioè si è arrivati al punto di scambiare questo scrittore per ciò che lui ha scritto, o meglio l'aggettivo, l'atmosfera kafkiana ha scardinato la sua persona e addirittura i suoi libri. Molto spesso ci ritroviamo di fronte a persone che utilizzano questo aggettivo magari senza aver addirittura mai letto niente di Kafka, e ovviamente quando si utilizza qualcosa senza conoscerne le radici, molto spesso si sguazza nella superficialità. Prima di darvi la mia definizione di situazione kafkiana, vorrei parlarvi del romanzo paradigma in cui si ritrovano tutte le caratteristiche che poi hanno dato vita a questo aggettivo. Il romanzo in questione è Il processo. In questo testo il protagonista, Joseph K, viene accusato, ma non sa il perché. Una mattina due uomini a lui sconosciuti si presentano presso la sua abitazione e lo dichiarano in arresto. Il protagonista suppone semplicemente di essere condannato, non sa il perché, quindi continua a vivere fino a quando una mattina due uomini a lui sconosciuti si presentano presso la sua abitazione, lo invitano a fare una passeggiata dalla quale non tornerà più. Di base quello che si può dedurre dai romanzi di Kafka, semplificandolo molto, forse fin troppo, è che la definizione di situazione kafkiana può essere riassunta così: una situazione paradossale e angosciante che viene accettata dal protagonista come status quo. Cioè il protagonista del processo sa di ritrovarsi in una situazione strana, criptica, dalla quale non c'è via di fuga, e però a un certo punto si abitua e l'accetta, diventa la sua quotidianità. Ma a questa definizione vorrei aggiungere qualcosa che appunto ci suggeriscono anche Aldo, Giovanni e Giacomo. Il termine kafkiano, che di norma va a pari passo con situazioni angosciose e terribili, ha anche un'altra valenza. Tutte le storie di Kafka e tutto ciò che scrive nei suoi diari è anche divertente. Possiamo ritrovare all'interno delle sue opere un sarcasmo, un umorismo dettato dal fatto che ci troviamo di fronte a uno scrittore che forse ha capito fin troppo la vita e quindi è capace sia di deriderla che di raccontarla dalle sue angolazioni più turpi. Se si leggono con attenzione i suoi testi, soprattutto i suoi diari, queste situazioni dalle quali il protagonista sembra impossibilitato ad uscire si rivelano anche come situazioni quasi divertenti. Questa trappola che imprigiona tutti i protagonisti dei suoi romanzi può essere da un punto di vista anche vista come una sorta di circo, come qualcosa che fa ridere proprio perché è paradossale. Vi faccio un esempio: questa che vi sto per leggere è una frase presa dai suoi diari, in cui lui sì, da una parte mette in evidenza come l'essere legato a una religione della quale magari non si riescono ad adempiere tutti i compiti sia una sofferenza per lui, ma poi dà una visione secondo me molto comica. Infatti dice: che cosa ho in comune con gli ebrei? Non sento di avere nulla in comune nemmeno con me stesso. Queste qua, che sembrano come frasi così tirate al vento, in realtà sono frasi molto sagaci e quasi delle punchline comiche. Quello di Kafka è quasi un umorismo autodenigratorio, cioè lui sembra essere arrivato al punto di poter prendere in giro se stesso con una semplicità inaudita. Si può addirittura parlare di un salutare antisemitismo di Kafka stesso, che era ebreo, e il tutto ovviamente fa molto pensare e ci permette di capire che dietro questo aggettivo c'è molto altro. Nelle opere di Kafka possiamo quindi vedere, se cerchiamo bene, un dualismo tra un'oscura malinconia e un sincero e divertito
sentito autodenigramento. E tutto questo può essere anche verificato dal fatto che molto spesso Kafka, che leggeva i suoi testi ad alta voce, che sapeva in qualche modo anche incantare il pubblico con la sua voce, con le sue intonazioni, rideva sia per esempio mentre le scriveva, cioè mentre ha scritto alcuni dei suoi racconti più crudeli e turpi, rideva addirittura al punto tale che i suoi vicini si lamentavano, ma anche per esempio mentre leggeva ad alta voce il finale del processo, che tutti quelli che lo hanno letto sanno che finisce in un modo crudele, no? C'è la famosa frase come un cane, e a lui questa cosa qui suscitava il riso. Secondo me il paradosso più grande quindi è che l'aggettivo kafkiano viene utilizzato da molte più persone di quelle che hanno letto veramente i suoi libri, il che ci può stare, non è che devi leggere tutto quello che utilizzi per forza di cose, però secondo me era interessante mettere in evidenza come c'era anche tutta questa parte legata al riso e al divertimento. Poi è curioso anche il capire perché questo aggettivo, che comunque è complesso, kafkiano, abbia avuto tutto questo successo. Forse il motivo è legato a questa K che appartiene sia al nome di Kafka, al nome dei suoi personaggi, Joseph K, nel castello addirittura diventa semplicemente K, e anche a questo suono, questa K che è un po' tagliente, che è un po' brutale. In questo libro disegnato di Kafka di Robert Crumb, che è il creatore di Fritz il gatto, a un certo punto ci viene detto che è il terrificante, scritto con la K, suono tedesco, sempre con la K, delle K nel suo nome, conficcate come coltelli nel nostro inconscio collettivo, ad aver creato questa sorta di patina intorno a questo aggettivo che lo rende così appetibile e facilmente utilizzabile. E ironia della sorte, Kafka in uno dei suoi diari scrive questa piccola frase: trovo la lettera K offensiva, quasi disgustosa, ma continuo a usarla. E chissà, magari se si fosse chiamato in modo diverso sarebbe stato anche impossibile per lui diventare un aggettivo. E se vi può interessare, questa qui è una piccola chicca: il padre di Kafka mise un emblema di una taccola, che è un uccello, che in ceco viene detto Kavka con la V, sull'insegna del suo negozio, sempre per rimandare a questa K, a questo suono, a questo nome. Una cosa che a me è sempre rimasta impressa e che cito sempre perché mi incuriosisce troppo è il fatto che Kafka è lo scrittore dopo Shakespeare su cui hanno scritto più temi e più saggi e più libri. Kafka e il termine kafkiano si sono espansi così tanto che ormai sono arrivati anche a descrivere cose che hanno pochissimo a che fare con lui. Sembra poter essere paragonato a uno scrittore dell'orrore, del mistero, tipo la Edgar Allan Poe, oppure un precursore di Orwell quando immagina questa dittatura, questa burocrazia infinita che schiaccia e intrappola l'uomo. Sono nate addirittura delle discipline chiamate kafkologia oppure kafkologie, in cui si cerca di trovare i significati più assurdi a tutte le sue opere. C'è addirittura uno psicologo americano che è arrivato a leggere la lettera al padre, così psicoanalizzandola, come la volontà di Kafka di essere sodomizzato dal padre, oppure la famosa parabola della legge del processo come la volontà di Kafka di rientrare nel canale vaginale della madre. Quindi cose ovviamente assurde e iper analizzate. Ma mentre sentire queste interpretazioni può essere anche un po' ridicolo e esagerato, la cosa secondo me interessante è proprio analizzare il fenomeno Kafka, il come questo scrittore che scriveva solamente per se stesso e che avrebbe desiderato che tutte le sue opere fossero bruciate, che faceva proprio fatica a vivere, sia stato così coinvolgente per tutti noi che lo abbiamo letto successivamente, che sia arrivato ad ispirare tantissimi scrittori, studiosi, ma anche persone più comuni o ambiti completamente diversi dallo studio e dalla letteratura, come può essere quello della comicità con Aldo, Giovanni e Giacomo. Concludo questo video mettendovi un piccolo estratto che vi mostra come anch'io nel mio racconto e nel mio monologo fatto di letteratura su Franz Kafka ho decodificato la definizione di situazione kafkiana, raccontando quando io mi sono ritrovato in una situazione che da una parte mi sembrava senza via di fuga e paradossale, e dall'altra molto divertente. 3 giorni dopo la mia maturità parto per la Germania. Come? Flixbus, destinazione Monaco di Baviera, scopo imparare il tedesco. Perché? Non lo so tuttora. Dopo un viaggio estenuante arrivo a destinazione. Chi trovo ad aspettarmi? K, mio fratello, che abitava lì da già più di un anno. Prendiamo dei mezzi e dopo meno di un'ora siamo a casa. Dobbiamo festeggiare. Come? K inizia a ridere. Una smorfia malefica appare sul suo viso. Spalanca leggermente gli occhi e appoggia una mano sulla mia spalla. Dopo alcuni secondi di silenzio dalla sua bocca prorompono 2 parole solamente. Sushi e pizza? Il tempo si ferma. Sento i colori, riconosco forme e suoni. Sì, sushi e pizza. Ordiniamo 2 pizza a testa e 36 nigiri. È stato brutale. Finito di mangiare, siamo andati a dormire. Quella notte feci un incubo.
Mi risveglio tutto sudato e con la sete che mi brucia l'anima. Provo a svegliare mio fratello, ma niente da fare, sembra morto. È prestissimo, sono le 7 e decido di uscire per fare una passeggiata. Ero appena arrivato a Monaco, non conoscevo il posto, ma non ero preoccupato. Non avevo intenzione di allontanarmi molto. Prendo le chiavi e esco. Ricordo che faceva fresco nonostante fosse piena estate. Camminavo a passo sostenuto, guardavo le case e le vetrine dei negozi chiusi. Era domenica, tutto era immobile e per strada non c'era nessuno. L'unica cosa a cui pensavo era non dimenticare la strada. Per favore, Joy, non dimenticare la strada. Ma mentre fisso la nuvola a forma di cammello, sento qualcosa. Mi fermo un attimo. Il mio stomaco si contorce in un modo strano. Come se non mi stessi per cagare nelle mutande, faccio finta di niente e continuo a camminare. In testa con un mantra continuo a dirmi non dimenticare la strada, per favore non dimenticare la strada. Ma nella mia pancia qualcosa ricomincia a scalciare. In questi casi la prova del 9 consiste nel capire lo stato fisico della materia. Provo a rilasciare del gas. Nella vita di ogni essere umano ci sono diversi momenti cruciali. Quello è stato uno dei più importanti per me, perché in quel momento ho capito: 1. Che lo stato fisico della materia era solido. 2. Che mi rimanevano pochi minuti. 3. Che avevo dimenticato la strada. Sudo freddo, cerco di non farmi prendere dal panico. Fortunatamente non mi ero allontanato molto. Ritorno sui miei passi, svolto a destra, entro dentro il cancello esteriore del palazzo. Infilo le chiavi nel portone, la porta si apre. Salgo velocemente le scale ma capisco subito che c'è qualcosa di strano. In pratica, la porta di casa di mio fratello era sparita. Cioè, più che sparita al suo posto ne erano apparse 2. Strano, se ricordavo fosse l'unica al secondo piano. Continuo a salire le scale, niente. Provo a riscendere, niente. Sto per esplodere. Sui campanelli c'erano nomi diversi. Tutte le porte sembrano aver cambiato posizione. Salgo le scale, riscendo, le risalgo ancora. Niente da fare, non le trovo. Com'è possibile? Mi siedo per un istante. Inizio a pensare. Che succede? Cosa posso fare? Un'idea. Bussare di domenica mattina alle 7:30 in una porta a casa e domandare in tedesco, che ancora non conoscevo: posso gentilmente usare il bagno, bitte? Infattibile. Mi rassegno. Accetto l'assurdo. Il destino mi ha giocato il peggiore degli scherzi. Sento che non durerò più a lungo. Con le ultime forze che mi rimangono, esco dal portone. Se doveva accadere, avrei voluto almeno che accadesse all'aria aperta. Ma ecco che... Dovevate vedere la mia faccia quando ho realizzato cosa era successo. Immaginate 2 palazzi identici, stessi colori, stessa altezza. Il primo copriva perfettamente l'altro. La chiave del portone del secondo palazzo apriva anche il portone del primo. Come? Perché? Dio esiste e ce l'ha con me? Non lo so. Mi rimanevano 10 secondi di autonomia. Con le lacrime agli occhi apro il portone. 9, 8, salgo le scale, entro in casa. 6, 5 secondi. Avrei voluto baciare per terra, ma diciamo che il tempo stringeva. 3, 2, finalmente apro la porta del bagno. 1 secondo. La porta non si apre. Occupato! K stava cagando.